Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Siamo qui con Lara. Ciao Monica. Ciao. Prima sessione nella notte dei tempi, seconda sessione oggi nella luce dei tempi. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, Mi fa vedere un piattino bianco su cui è adagiato un croissant, un cornetto, e così d'improvviso questo croissant si trasforma in un serpente. Ale, e lei ti dà l'autorizzazione? Sì, ma mi sento più inquietata io che lei nel vedere questa scena. Per lei come un po' se fosse all'ordine del giorno. Quindi Quindi dice, diciamo le spire di pasta diventano spire di serpente. proprio così. I rotoli, insomma, i fasci del croissant. Bene, prima di iniziare oggi, stamattina abbiamo avuto un sacco di problemi. Io sono passato davanti a una macchina che è iniziata parcheggiata, ferma, senza nessuno, che ha iniziato stamattina presto presto, ha iniziato ad attivare l'allarme che è continuato a suonare fino a che io non me ne sono mi sono allontanato. Causa esoterica. Aspetta, non so. E ti dico quello che mi viene, perché mi porta in cucina. Quando tu parlavi, non so perché sei in cucina, per La, qualche ragione. la mia. Sì, come se ci fosse un fatto, una questione, o che tu hai vissuto lì in cucina, o che riguarda la tua cucina, su cui devi portare attenzione. Ok. E invece l'intoppo di stamattina? Peraltro adesso va tutto bene. L'intoppo riferito all'altra persona? Mhm. No, quella però è una questione sua, in cui noi siamo stati risucchiati. Va bene. Nome del progetto di Lara. Scegliere. La sua anima proprio le sta dicendo che lei è arrivata a un momento in cui sono importanti delle scelte da fare. Quindi come si chiama questa giornata per Lara? È il giorno È il giorno della scelta. della scelta. Nome della sua anima, Giada, del suo spirito. colonnello, Mm. Vibrazione di Lara. eh, 1,4, Consapevolezza. 130, 38, Anima. 44, Vite. 2016, Cervello. Capacità medianica. 9, Suscettibilità ipnotica. 34, 3D. mi viene 73, Vivacità animica. 98. Va bene, ci sono entità eteriche con Lara. Allora, c'è questo serpente che è molto corpulento e ha la bocca spalancata e si vuole proprio nutrire del fallimento di Lara. Quello è il modo per sfamarlo. Poi c'è una balena del secondo universo che spara questa acqua, no, dal centro del suo buco e sparando quest'acqua è come se allontanasse, porta via quelli che sono i progetti, gli obiettivi, la tranquillità di Lara e quindi la lascia in una condizione, diciamo, di delusione, di frustrazione.
anche di sensazione di essere rifiutata. Mm. Eh, Poi c'è una formica che la fa proprio essere sempre molto attiva, continuamente impegnata, svegliarsi presto, girare di qua, girare di là, causandole quasi una sensazione di stanchezza cronica, di non sentirsi mai davvero riposata. E poi c'è una tigre come felinoide che vuole proprio in ogni modo provare a spaventarla, a terrorizzarla per metterla in un angolo, per immobilizzarla. Mm, Queste. Mentali, entità mentali, le vere cape, diciamo, della baracca, quelle che stanno sopra le entità eteriche. Allora, mi viene medicina, e ciao per sempre e poi escono di notte. Allora, medicina è un'entità mentale, bisogna un pochino interpretarla, che fa leva sulle modalità che lei ha di trattare i propri disturbi, sia fisici che emotivi, e le crea anche molta confusione ed inganno rispetto a queste terapie o a queste soluzioni che lei adotta. Mhm. Ok, quindi le fa dare magari fiducia a un certo tipo di tecnica che possa sembrare risolutiva. Qua non so se c'è anche una questione di un dentista. Non lo so, il dentista in mezzo a questa cosa qui. Vedo come livello 5. Poi c'è questo ciao per sempre, questa entità mentale crea proprio dei disturbi rispetto a quelli che sono gli addii. La difficoltà di digerirli, di rielaborarli, di trasformarli. Quindi proprio una difficoltà nel gestire i distacchi, sia che siano intesi come distacco di persona che se ne va nell'altra dimensione, quindi diciamo che muore, sia anche proprio i distacchi qua su questa terra, ma anche proprio da un punto di vista energetico, che quando magari lei sceglie, che ne so, di interrompere una relazione, però non riesce a fare anche il taglio energetico. Per cui rimane proprio come se lei non fosse in grado, davvero di decretare un addio. E questo crea proprio tutto un disagio, un sovraccarico nella sua vita e vedo di livello 7. E poi c'è questa entità mentale che si chiama Escono di notte, dove lei, tra l'altro, magari non li ricorda neanche i sogni, ma proprio nei suoi sogni si affollano una serie di ansie, di preoccupazioni portate da entità e anche una serie di fissazioni. È come se proprio lei ehm, le venisse proprio imbastito un sistema di pensiero durante la notte. Poi, quando lei alla mattina si alza, intanto è piuttosto scarica, poi è stata, diciamo, programmata, ok? Ha un certo tipo di pensieri, ha un certo tipo di azioni ehm, e di credute soluzioni. Mm. Anche questo vedo livello tipo 7,5. Impianti. Allora, c'è queste due tende di velluto nero spesse davanti al suo viso, fungono un po' da impianto mentale e servono affinché lo spettacolo rimanga sempre lo stesso per lei, cioè che lei insceni sempre lo stesso personaggio, sempre la stessa storia nel corso del tempo, quindi con delle piccole modifiche, ma in sostanza la sceneggiatura rimane quella. E poi appunto c'è questa, diciamo, grattugia a livello dei genitali che le crea proprio diversi tipi di infiammazioni, di disturbi, di disagi vari.
Ehm, E poi c'è questa specie di fasciatura al ginocchio destro, che è come se la volesse proprio rendere fragile, facile alla caduta, anche proprio da un punto di vista esistenziale, farla crollare facilmente quando c'è un certo tipo di difficoltà nella vita. Questi. Va bene, c'è un sacco di roba. Mm. C'è un fenomeno, il primo punto, molto interessante, molto importante per Lara, giustamente. Questi attacchi di panico ed attacchi alla sua persona, non si capisce bene in che termini, e alla sua gatta, nell'altra casa che è ancora di sua proprietà, ma che lei ha dovuto abbandonare perché non riusciva a viverci dentro. Causa esoterica di quel periodo in quella casa. Allora, più o meno la concomitanza è stata, però devo ammettere che non vedo tutto chiaramente questa cosa, dico solo gli aspetti della dinamica che vedo. Il nonno che stava abbandonando questa dimensione terrena, no? Era in una fase in cui stava andando verso l'oltre. Ehm, come se mi viene così, mm, Mm, come se stesse contrattando per, per allungare la vita. E per contrattare del questo nonno. allungamento, sì, della propria vita, sì, è una cosa che faceva il nonno, no? Mhm. Per contrattare questa possibilità di vivere un po' di più, ehm, è come se avesse ehm, scelto di fare una sorta di patto, ok? Con un'entità. Questa entità gli ha detto, va bene, ti faccio stare un po' di più qui, però in cambio io ho bisogno dell'energia di alcuni familiari. E lui senza esitazione ha scelto che i familiari fossero, Lara. sì, ma anche la mamma di Lara. Ehm, allora che cosa succede? Che in realtà questa entità di che tipo di energia aveva bisogno? Di un'energia molto bassa, quindi di un'energia basata sulla tensione, basata su, diciamo così, la totale incomprensione, basata anche sulla quasi follia. Ehm, Questo era il prezzo, diciamo così, da pagare, no? Che poi peraltro non c'è stato un vero eh, desiderio esaudito. Alla fine il nonno di lì a poco se n'è andato. 6 mesi, no? Però a me viene che in realtà lui, rispetto a una data convenuta, è stato 2 anni in più. Mm. Chiamiamolo. Quindi c'è stato un dilazionamento probabilmente, no? Di questa sottrazione di energia. Alziamo il sipario sull'oltre e chiamiamo lui e suo figlio, cioè il padre di Lara. Senti, io ti devo dire la verità, non ho in questo momento ehm, le condizioni per chiamare il nonno di Lara. Mm. Perché? Perché non mi sento sufficientemente protetta. Ok, C'è qualcosa che mi dice che è meglio di no, sai? ok. Massoneria? Sì, ma è una massoneria verso la magia nera. Quindi lascerei lì. Mm,
Per quanto riguarda invece il padre, facciamo il padre Se, mi dici di solo Lara. se è nel basso astrale il nonno? Esatto, È nel basso astrale. Sai cos'è sì. il basso astrale, Lara? Ok, lo ripetiamo in ogni caso, una sorta di inferno purgatorio. Inferno non si esce, quindi per forza è un purgatorio. Prima o poi uscirà da lì 5 anni, 10 anni, 100 anni, 500 anni, 1000 anni, 2000 anni. Ok, bene, no, ma non andiamo a farci un giro No, in mezzo a queste cose. Chiamiamo il padre. Allora, ufficialmente, secondo, diciamo, la legge, il padre di Lara, dimmi anche, Monica, se è il padre biologico, perché Lara ha questo sospetto. ma a me viene di sì, Mm, sì, che è suo padre. chiamiamolo. Sì. Ehm, però mi viene un po' un senso di nausea. Come mai questa nausea? Una nausea, magari era sua, per carità. È una parte della testa, è tipo dolorante. Poi come se ha avuto questi tipi di problemi, perché c'è anche un qualcosa che riguarda tipo l'olfatto, perché è come se mi volesse far sentire tipo un profumo forte di caffè, una compromissione, no? Ti dice perché ho avuto dei problemi di olfatto? Sì, come se adesso volesse trasmettere questi profumi forti, perché è come se a un certo punto l'olfatto gli fosse diminuito e adesso apprezza il fatto di poter sentire profumi forti. Ok. È nel basso astrale, il padre? No, 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 no. Padre no. È mancato ormai da, beh, no, 2 anni. È già in un buon cammino o è ancora un attimo in fase di rielaborazione? Come se sentissi proprio la sua parte destra del corpo, la parte sinistra non la sento tanto. Ehm, Quello che appunto percepisco è come se lui si sia trascinato per tanto tempo la sensazione di dolore e anche la sensazione pungente di odore ospedaliero proprio, come se veramente il suo olfatto fosse stato quasi ucciso dal sentire questi odori ospedalieri. E invece il suo desiderio era quello di sentire odori di casa, no? Come appunto il caffè. Dice che per lui è stato un grande sollievo l'attraversamento. Dice che c'è stato del sale prima di questo attraversamento, del sale sparso, quindi sicuramente delle lacrime, del dolore, dei contrasti. Ehm, Dice che a tratti Lara era tipo come una selvaggia impazzita e Quando ha che avuto lui quella crisi? sì, che non sapeva come recuperarla, pensava quasi di averla persa. Ma lui ha avuto, Come se chiedi, mi dicesse che ci sono stati dei pasticci un po' familiari, intorno alla magia, mhm, da parte proprio di persone anche che non padroneggiavano esattamente la magia e hanno fatto delle cose anche un po' in maniera, però anche qualcosa riferito alla madre, perché non è solo una questione del ramo paterno. eh sì, Allora, cioè qualcuno anche che ha fatto delle cose anche molto potenti con la magia, non sapendola padroneggiare. chi?
Allora, mi viene la parola o cugino o cugina. Ma la fate usando l'ara come cavia? È come se mi facesse vedere che è una persona che ha utilizzato la magia non essendo consapevole dei propri poteri e non ha creato i giusti recinti. Nel momento in cui quindi ha fatto queste operazioni magiche e non ha creato i recinti, mh, ha generato, non so come dire, un'uscita delle entità che hanno partecipato all'atto magico, perché ogni atto magico implica la presenza di entità. Queste entità sono uscite dal recinto e sono andate anche, diciamo così, a interferire la vita di altri che magari non erano coinvolti nell'atto magico, ma che sono, sembrati dei bocconcini golosi a queste entità uscite dal recinto. Da un minuto a questa parte è arrivata nuovamente la gatta nera di Lara, che è arrivata anche durante l'esposizione dei punti, mentre parlavamo di questa cosa, e che è la stessa gatta che è andata insieme a Lara un po' fuori di testa nella famosa casa. Adesso la gatta si scatena Sì. pure. La Esatto, gatta, quindi se questo non ci fosse è stata la molto gatta, protettiva, è mm, molto protettiva e è proprio in grado, anche grazie al suo colore, di creare una forte protezione, ok? Quindi respingere, perché il bianco è proprio un assorbimento così. Questo qui crea proprio una barriera protettiva. Ehm, è un amuleto quasi in un certo senso, no? Per Lara. Ed è intervenuta in questo momento perché stiamo andando a toccare proprio sul vivo alcune questioni reali di persone che hanno fatto magia non conoscendo, conoscendo molto poco la magia. E gli è proprio scappata di mano. Devo dire che non sempre c'è stata la volontà di ferire quando sono state fatte queste azioni magiche, però purtroppo la magia, come la legge, non ammettono l'ignoranza. mm, Quindi, se tu usi degli strumenti e non sai come usarli, sono cavoli tuoi. E purtroppo non solo cavoli tuoi, ma anche di chi è immediatamente nelle vicinanze. bene, cosa è E, stato fatto? allora, sono sincera, io ho voglia di tutelarmi, non mi interessa andare a vedere cosa è stato Va fatto, bene, capisci? però è stato fatto qualcosa su Lara o Lara ha preso una scheggia della bomba? Allora, è stato il ramo familiare paterno che ha lavorato molto, diciamo, con la magia, ok? Mhm. Per E fortuna? anche per, Per avere soldi? sì, anche per Successo? ottenere un prestigio, fuori, come mi dice Ah, fuori, la famiglia. eh, Mm. sì, avere un riconoscimento esteriore, Il molto cognome. importante il giudizio degli altri, Mhm. ok? Ehm, la facciata prima di tutto che fosse tenuta alta. Per molti può sembrare una cosa senza senso, però per altri invece è molto Per importante. me non ha nessun senso. E lo so, Me frega neanche per me, niente. lo so. Faccio una fatica sui social, me ne frega proprio niente. Tutti lì a mettere, ho fatto questo, ho fatto quello. Cazzo ne frega. Però per altri invece è molto importante la nomea che si ha. Mhm. Essere ritenuti un cittadino modello, essere apprezzati dalla comunità, mm, avere un ruolo di rilievo, essere anche menzionati. Tutto questo può sembrare assurdo, però invece per alcune persone questo è essenziale, è una forma di potere. E mentre lo dico di nuovo sento questa sensazione di nausea, per cui sono stati sicuramente fatti dei lavori proprio per questo. Bene, chiediamo a Giada, la PS di Lara, che c'ha addosso Lara di magico. Chi l'ha fatto non ci importa, ci interessa la sfera energetica di Lara. O andiamo con Giada direttamente al cluster a vedere dov'è questo contratto che lega Giada a questi pasticci magici. Beh, lei è stata utilizzata in parte anche come colpo di ritorno, però in maniera ignorante, perché appunto
lei non aveva le caratteristiche, il ruolo per poter essere il colpo di ritorno, ok? Di determinati riti magici. Però qualcosa le è arrivato, Mhm. ok? Come dire, io faccio questo rito e per avere questa cosa tu ti puoi in qualche modo ehm, rivalere su di lei. Però poi in realtà lei più di tanto non poteva centrare. Mm. Al di là Ehm, del cognome, non ne mm, sapeva nulla. mm, Ha preso una scheggia della bomba o un colpo di ritorno in faccia. È chiusa così o no? e insomma, no. Ma poi mi dà come l'impressione che a volte alcune persone, magari particolarmente sensibili, se ne accorgono in presenza di Lara che c'è qualcosa che non va. Però appunto è come se fosse anche per lei solamente nella parte destra, proprio perché la parte destra si riferisce al destro padre, no? Mm. Quindi siccome la problematica nasce in seno alla famiglia paterna, allora come si può fare qua? Ovviamente c'è da dire che l'anima di Lara ha deciso, no, di fare questa esperienza. E una delle molteplici esperienze della Matrix è proprio entrare in questi giochi oscuri di cui non si capisce l'origine e non si riesce a tracciare il percorso. E questo è l'ideale, perché così è più difficile da sciogliere. Lei, sai, ha detto anche una frase forte che quando è morto il nonno, in riferimento alla morte del nonno, ho pensato fuori uno, Mhm. no? Come dire, mi libero di un peso, di una zavorra, di un problema che mi condiziona la vita. E in effetti, in una certa misura, è così. Ehm, Chiediamola alla gatta, Monica. Chiediamo alla gatta se avesse due compagne di giochi nere, magari sempre femmine, sarebbe contenta? due. Sì, Oddio, allora, quello che mi viene è che è come se il suo ruolo fosse quello di stare a protezione di Lara, ok? Ehm, Al limite vedo un'altra presenza maschile, un gatto maschio. maschio. Sì, Lei sarebbe contenta, la gatta, se ci fosse un gatto maschio? come se fosse un motivo di distrazione da quello che invece adesso è la sua primaria occupazione. E se non fosse mai esistita questa gatta, anche all'epoca degli attacchi di panico, che sarebbe successo a Lara? No, vedo che si circonda comunque di una serie di cristalli, perché sente il bisogno di proteggersi. Ok, quando è nato questo problema magico ai danni di Lara? In che anno? No, prima del nonno. Addirittura forse non è solo la mamma di suo nonno, che sarebbe la bisnonna, ma la bisbisnonna. Ah, una roba vecchissima. Sì, anche una tradizione familiare, diciamo. E, Siccome Monica è nato da... Facciamo un esperimento. È nato dal cosa pensa la gente e per tirare su il buon nome della famiglia. Lara ha un cognome, inventiamolo, Gattina. Mm. Lara di cognome fa Gattina vabbè, è un po' infelice. Vabbè. allora, a me E è venuto loro, come cognome inventato Patrizi, Patrizi, perché sì, benissimo. perché proprio nel senso romano dei patrizi, no? Mi I hai tirato patrizi erano quelli fuori da ricchi. una cosa
È imbarazzante. Poi, sai, una delle medicine principali è quella di fare i cretini, no? E quindi Eh, subito tutte le entità iniziano a cagarsi un attimo sotto. Lara fa Lara Patrizi, tutto inventato. Mm? sì. In eterico, Lara cambia cognome. Proviamo questo Ah, sgambetto. E lo va a scrivere nel suo cluster. Noi sappiamo qual è il cognome. certo, Nella finzione del video, diciamo che da Patrizi diventa Patrizio. diventa piuma. Piuma. Alla ricerca di questo alleggerimento. Ok. Lei va lì e cambia il suo cognome. C'è una legge dell'epoca di Mussolini che permette il cambio del cognome nel caso in cui il cognome sia imbarazzante o per validi motivi, no? I vari Fantozzi, Troia e così via. Facciamo i Mussolini, che noi. No, Mm, facciamo il cambio del cognome eterico. sì. Questa piuma si cala proprio su tutta l'estensione del suo cognome, si appoggia sopra, quindi copre il suo cognome originale. Quindi lei non è più una Patrizzi. Senza, ripeto, analizzare la fattura, mm, o Bravissimo. facciamo la fattura ha ancora accesso. No, perché lei non è più Patrizzi, ma è piuma. Questa piuma, Un fiume che è il suo deviato. nuovo cognome, esatto, ha permesso proprio un deragliamento, uno slittamento in un'altra direzione. C'è proprio un fiume che è stato Sì, deviato di là. esattamente, questo è proprio il senso della scelta, no? C'è una diramazione, siccome abbiamo visto che il suo progetto è scegliere. Lei ha fatto la sua scelta Il primo di andare finiva in nell'altra una direzione. palude orrenda, questa va nel Esatto. mare. Sì, è acqua molto pura, cristallina, molto vivace. Abbiamo trovato l'escamotage. Perfetto. Bene. Messaggio del padre a Lara, mostrandogli al contempo il portale aureo che è già alla sua portata se lui vuole, dopo 2 anni dalla sua dipartita. Portale aureo cos'è? È il posto in cui i disincarnati, più o meno tutti, tendono ad andare, dove non si è più uomo, donna, padre, madre, fratello, sorella, scapolo o celibe, ma si è anima. E da lì si possono prendere infinite decisioni, anche uscire da tutto il gioco e andarsene alla sorgente. Devono esserci dei presupposti, non sempre ci sono, ma se uno decide di non incarnarsi più, o incarnarsi dopo secoli, o incarnarsi subito, lo fa senza condizionamenti della religione, del sesso, di quello che è stato, di quello in cui ha creduto, di tutto quello che è mentale. Lo fa completamente liberamente, in modo completamente libero, conscio che la vita è un teatro e che quello che ha appena abbandonato definitivamente era un costume. Allora, quello che mi ha fatto vedere suo padre è che lui mescolava un mazzo di carte da gioco e la carta da gioco che ha calato è quella del re di quadri e ha detto, forse che per il suo lavoro, lui poi mi ha fatto vedere la spada, quindi ha dovuto comunque soffrire, c'è stato qualche problema, no? E quindi ha scelto di buttare via tutto il mazzo di carte lui. Anche lui ha scelto la leggerezza, anche lui ha scelto di non essere più il suo cognome. Che cognome ha scelto? Anche lui Piuma? Mm,
No, ha scelto di essere solo il suo nome, Mhm. basta, senza cognome. Ehm, che messaggio lascia alla figlia? A volte è come se ti volessi consolare, perché ti sento tanto abbattuta e triste. Vorrei darti la forza per affrontare ogni giornata, ma tu non mi senti. Ora voglio creare qualche fattura a questo tuo guscio, perché quello che mi fa vedere il padre, quindi quelli che sono i suoi occhi, è che vede Lara sotto una specie sì, di cupola, una cupola che può essere tipo di plexiglass. E quindi lui le dice tipo non aver paura a toglierla questa cupola, non riceverai attacchi, imparerai a sentire, a percepire e a distinguere le energie intorno a te, a distinguere le persone che gravitano intorno a te. Ma per farlo bisogna togliere questa cupola, altrimenti mi fa vedere come se lei rimanesse proprio dentro la cupola, quindi prigioniera dei suoi pensieri, delle sue paure, delle sue fissazioni, quasi come se non ci fosse possibilità di respirare. Quindi, l'atmosfera è satura, no, di tutte queste cose. Vedo che il padre prende come una specie di scalpello per iniziare a creare una eh, fessura all'interno della cupola. E in effetti sento immediatamente che cambia il respiro di Lara, perché finalmente inizia ad entrare aria nuova, un vero ossigeno. Prima lei era come se respirasse solo quasi anidride carbonica, che erano appunto tutte queste cose che abbiamo detto, no? Le sue ansie, i suoi problemi, i suoi tormenti. Continua, io ti dico che si sta spaccando questa cupola e vedo Lara che ora la cupola è quasi divisa a metà, è come se fosse attratta da una forza, Lara, che la spinge su, verso l'alto, ed esce dalla cupola ed insieme a lei la sua gatta, in questo momento è sulla spalla sinistra di Lara. Quindi sento Lara che finalmente può respirare profondamente e si può sentire unita ad una serie di forze che sono anche benevole, non solo più quelle forze malevole che stavano sotto quella cupola ed erano lì tutte quante concentrate. Finalmente respira, è libera, sente grandezza, sente tanto spazio intorno a sé. Sta avvenendo una profonda trasformazione dentro e fuori Lara. Vediamo con il padre il momento che il padre vuole ricordare più bello che ha avuto con la figlia. Un qualcosa fatto insieme con delle matite, dove lui si complimentava con lei, c'era una sorta di complicità, diciamo. Quindi lei era piccola. E Lara come risponde con un altro momento.
Quando credo che riguardi l'imparare ad allacciarsi le scarpe. Quello è stata per lei una conquista e si vede che in qualche modo era coinvolto anche il padre. Ma perché vedo che poi nell'adolescenza, insomma, sono iniziate un po' di storie, di questioni, no? Perciò che mi portano così indietro nell'età di Lara. È proprio una bambina, Monica, direi sotto gli salutiamo. 8 anni. Salutiamo il padre. Il signor Piuma. Sì, mi vuole dare questo colore azzurro, vuol far arrivare del colore azzurro verso Lara. Va bene. Monica, alla radioestesia. Lara si dedica ad essa, ha avuto anche un maestro. È ok o attira entità? Chiede. Allora, riprendendo un po' quell'entità mentale lì, medicina, ok? Cioè, è come se lei magari parte anche da un elemento che può andare bene, ok? Però poi lei a volte utilizza questo stesso elemento nella maniera non più corretta, cioè magari quando è in uno stato particolare di ansia, quindi di possibile sua interferenza. Come se lei dovesse un attimino ricalibrare i modi e i momenti in cui utilizza la radiestesia, cioè far precedere alla radiestesia qualcos'altro, perché lei a volte è proprio in condizioni un po' di agitazione, di ansia e lì, in quella condizione lì, praticare la radiestesia no, non è buono. Quindi dovrebbe prima calmarsi. Io vedo che su di lei sono molto efficaci le tecniche di controllo del respiro, che devono durare però anche alcuni minuti, ok? Per calmarsi, per svuotarsi la mente, per non andare carica d'ansie verso la radiestesia. Qualcuna delle entità che abbiamo visto è entrata con la radioestesia? No, entrata con la radiestesia no. Però mm, riesce ad inserirsi rendendo meno efficace questa tecnica. E anzi facendo sì che l'energia che lei impiega durante la radiestesia sia fondamentalmente dissipata, non risulti poi utile a lei. Ed infine, Lara e il cibo. Mm, Cosa che hai rimarcato tu e non Lara. E lei ha mm. confermato. È una lotta proprio. È una lotta come se lei lottasse contro questo serpente. E come ho detto, questo serpente è molto, molto grasso, no? E in fin dei conti lei ha la peggio, verso questo serpente che è grasso, grosso e molto forte. E per cui di fatto lei soccombe ciclicamente. Ah, lui le fa proprio anche, come posso dirti, dei giri intorno allo stomaco, creando proprio come delle strettoie, delle morse, eh, come Quindi lei a se volte si violenta per mangiare, non è troppo cibo, è forse il contrario, no? lui gliela stringe, come Mm. se tutto l'apparato digerente fosse, per ipotesi, un palo, lui si attorciglia verso questo palo e inizia a stringere, a strizzare
a chiudere, quindi. Il croissant, l'immagine iniziale era il croissant serpente, quindi il cibo è nemico. È nemico, sì, 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 sì. Anche perché tanto il serpente non è che mangia il cibo, questo qui è un serpente eterico e quello che mangia è la sua frustrazione, il suo fallimento. E indubbiamente quando lei ha questi atteggiamenti nei confronti del cibo, lei si sente in difficoltà, lei lo avverte, capisce come un problema. E quindi a lui va benissimo, è perfetto. Obiettivo raggiunto. Anche perché poi ci sono degli alimenti che danno disturbi, quindi è ottimo. Questo fa calare sicuramente le sue vibrazioni e le vibrazioni basse sono il cibo preferito del serpente. Causa esoterica di questo problema con il cibo, lieve, però esistente. È come se non ci fosse proprio, questo appartiene, diciamo così, al programma Matrix, un divieto a godere. Allora lei non può godere né da un punto di vista sessuale né da un punto di vista gustativo, diciamo. Si deve condannare, diciamo così, a una sorta di penitenza, mm? Una sorta di penitenza sia nel piatto che nel letto. Andiamo al cluster. Vediamo cosa ti appare ai tuoi occhi, alla tua visione eterica. Un muro molto alto costituito da tanti mattoni, che sono proprio un po' questi ehm, mm, contratti messi in questa maniera perché creano proprio barriera, ma creano anche buio con questo innalzamento di muro. Lara adesso è determinata a vedere la luce, quindi a buttare giù il muro. Basta buio, basta ostacoli, basta barriere. Quindi proprio ha voglia di utilizzare il piccone per buttare giù tutto il muro, ha disintegrato i vari mattoni e adesso che ha concluso quest'opera di abbattimento, butta via tutte le macerie dentro il portale definitivo. E qui piazza un grande fiore che assomiglia un po' a tipo a una gerbera che inizia a roteare, prima piano, poi sempre più veloce. Questo qui è la Deternum che serve a protezione per evitare che vengano creati altri contratti eh, intromissivi come questi. C'è un avatar, Qui baffi, proprio come se fosse sì, un giudice comandante che stabilisce, che regola. Lara reclama la sua libertà e per cui spinge via con forza, con vigore, questo avatar dentro il portale definitivo e al suo posto mette un bellissimo arcobaleno brillante con tanti brillantini. ottimo. Con questa condizione, scegliere è sempre il progetto di Lara. Brillare adesso è diventato. Il serpente, la balena, la formica, la tigre, le entità eteriche esistono ancora. No. Le tre entità mentali, medicina, ciao per sempre, escono di notte. Allora no, però mi viene che lei prima di andare a dormire deve fare un qualcosa, anche solo un suo personale piccolo rituale, che può essere il prendere una tisana e sancire che lei vuole una notte pulita, libera da interferenze. Questo detto mentre sta sorsando la tisana, sorseggiando, scusa.
Gli impianti ci sono ancora? No. Vibrazione finale da 1 e 4. 185. Mm. Consapevolezza. 163. Anima. 48. Vite. 1877. Tante in meno, eh. Cervello. 9,4,5. Mm. Suscettibilità ipnotica. 48. 3D. 48. Vivacità animica. Vediamo se è arrivata al 100. Sì. Benissimo. Dai, il fratello lo vediamo al limite una prossima volta. Non abbiamo chiamato nessuno volutamente nel cinema, lei non ha chiesto. Io vorrei che si lasciasse un messaggio finale, Lara, ma prima sentisse il messaggio della sua gatta. La sua gatta le dice che lei ha tolto l'asfalto molliccio e nero che stava sotto i suoi piedi e ha messo un pavimento diamantato. Lo vede la sua gatta, questo pavimento diamantato le piace e anche alla gatta piace camminare con le sue zampette sopra questo pavimento diamantato. E Lara ci cammina a piedi nudi. Il nome della gatta non lo sappiamo. Se avesse un cognome, come si darebbe, come si chiamerebbe la gatta? Lei se stessa, come si vorrebbe chiamare come cognome? Perché mi viene d'episcopo. La gatta napoletana. Che ne so. Va bene, pallina d'Episcopo. Non so come si chiami, ma non diciamolo perché magari poi, insomma, No, 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 eh. Io una gatta la chiamerei Salvia. bella. Bella. È un gatto rosmarino, che l'ho visto io, un gatto rosmarino. Era molto simile al tuo, però versione maschio, con una faccia, aveva una faccia quel gatto. Un gatto valdostano. Va bene, messaggio finale di Lara a se stessa. Finalmente posso respirare. Tolto un macigno, ehm, inizio a conoscermi piano piano. Ho veramente una sensazione di sollievo. Mi sento come se mi fossi tolta dei nemici di dosso. È bello. La vedo così, vicino a dei papaveri. Ma lei ha avuto nel passato un cane? Sì, di che colore? Ma mi viene scuro, però boh, Marrone? Bianco? Bianco hai detto. bianco, mi era venuto scuro. E Non c'è più questo cane. non c'è più questo cane. Non ho capito dal tuo labiale perché poi ti sei pure rallentata come connessione. Bianco? Nero. Ah, Nero. allora è giusto, Mm. nero. Me Bianco l'ho e visto. nero. Ah, bianco e nero, Bianco e ok. nero. Ok, Si è presentato come nero, va bene. che non c'è più, suppongo. Immagine finale? Lei in mezzo a questi papaveri. Rossi. Sì. Sì. Va bene.